Buongiorno a tutti, mi viene un po' da sorridere perché questa è la torretta delle Bibbie che ho consultato, in realtà per trasmettere in questo video un concetto che vedrete sarà semplicissimo e soprattutto rispettoso di questo cosiddetto testo sacro, quindi non preoccupatevi, ne vedremo soltanto alcune, ma sarà molto interessante. Eccoci allora con questo video, iniziamo una serie di brevi video, saranno penso 5 o 6, che hanno lo scopo di fornire delle semplicissime indicazioni per fare una lettura della Bibbia la più rispettosa possibile, la più rispettosa dei termini che hanno utilizzato gli antichi autori e soprattutto una lettura che ci consente di farci autonomamente una idea di che cosa probabilmente racconta la Bibbia al di là di ciò che ci è stato invece tramandato dalla tradizione religiosa. Allora, all'inizio però vorrei anche darvi alcune indicazioni relative all'assoluta incertezza che noi abbiamo quando ci approcciamo a quel testo. E per assoluta incertezza intendo dire alla consapevolezza di saperne veramente poco e forse anche di non poterne sapere neanche troppo di più. Io, ovviamente studiando l'ebraico, studiavo anche le opere dei docenti universitari che si occupano di lingue semitiche, per esempio del professor Giovanni Garbini, che era docente di filologia semitica all'Università di Roma. Ho letto tutte le sue pubblicazioni e lui dice una serie di cose che sono secondo me non soltanto interessanti ma fondamentali. Intanto qui in questo libro lui dice in sostanza che l'ebraico è un dialetto cananaico sud-fenicio. Dice dal punto di vista linguistico il cananaico costituisce non un gruppo di lingue tra loro molto affini, come si afferma spesso, bensì una sola lingua frazionata in una serie abbastanza numerosa di varietà locali estremamente omogenee. Il fatto che talune di queste varietà, come quella fenicia di Tiro Sidone o quella ebraica di Gerusalemme, siano pervenute a grande dignità letteraria e che per la loro importanza culturale vengano designate comunemente come lingue autonome anziché come dialetti, non elimina il dato linguistico. Cioè, in realtà l'ebraico è uno dei tanti dialetti all'interno, insomma, di questo gruppo delle lingue cananaiche. Dice probabilmente nessuna differenza esisteva tra l'ebraico e la varietà fenicia parlata e scritta nella Palestina settentrionale. Quindi già questo è un primo dato di fatto importante, ma quello che è fondamentale secondo me è quanto lui afferma più avanti. Noi conosciamo solo l'ebraico quale fu ricostruito alla fine del primo millennio d.C., cioè il cosiddetto ebraico masoretico. Quello che è stato trasmesso dall'esilio babilonese in poi non è un bagaglio di nozioni linguistiche, bensì un gruppo di testi sacri o quantomeno religiosamente rilevanti. La cosa importante non era conoscere la struttura linguistica di quei testi, ma il loro contenuto ideologico, sottoposto peraltro a continue sollecitazioni da parte delle diverse correnti dell'ebraismo. Questo è un dato fondamentale. Cioè vuol dire noi, quando leggiamo la Bibbia, non leggiamo un testo che seguiva delle regole grammaticali, seguiamo un testo che seguiva un percorso ideologico e le regole grammaticali non erano un problema degli scrittori, degli autori della Bibbia. Questo è importante perché poi nel corso dei secoli sono state elaborate tutta una serie di regole grammaticali, per esempio quelle relative al termine Elohim, che da plurale che è deve essere assolutamente fatto diventare singolare, ma sono state elaborate in seguito. Ho in mente, che so, delle regole tipo, non sto a entrare nel merito perché non voglio annoiarvi, quella della cosiddetta VAV consecutiva o inversiva, dove a un certo punto dei grammatici scrivono questa è una regola che ci siamo inventati noi e la possiamo tranquillamente, insomma, buttare nel cestino. Quindi le regole linguistiche o grammaticali sono state
elaborate in seguito, dice il professor Garbini, non erano un problema per gli autori biblici. Quindi noi conosciamo una determinata interpretazione del testo biblico, quella tiberiense, cioè quella della scuola di Tiberiade che ha prodotto questo ebraico masoretico, non la lingua ebraica. Cioè, quindi non conosciamo la lingua ebraica. La lingua ebraica fu espressa inizialmente mediante la scrittura fenicia consonantica. Noi non sappiamo quale scrittura fu usata per le opere scritte durante l'esilio babilonese, eccetera. Non lo sappiamo. E poi, non vi sto a leggere tutto perché, ripeto, non voglio annoiarvi, ma è importante avere queste premesse per capire queste indicazioni semplicissime che daremo in questi video. Il vocalismo, cioè i suoni vocalici, delle lingue semitiche antiche è completamente sconosciuto. Già altri esegeti ebrei, abbiamo già visto forse in altri video, dicono noi non sapremo mai come veniva letta la Bibbia in origine, non lo sapremo mai. Bisogna aspettare i primi secoli dell'era cristiana per trovare le prime registrazioni grafiche delle vocali. Non va dimenticato infatti che la scrittura sillabica dell'area mesopotamica ha ricevuto una interpretazione, fra virgolette, moderna da parte degli assirologi che si sono basati sulle forme recenti delle lingue semitiche, quasi esclusivamente l'arabo classico, e che non sono in grado di dimostrare l'esattezza delle loro ipotesi di lettura. Docente di filologia semitica. Lui scrive anche nei libri che quindi anche quando si parla di significati dei termini, quando si parla di lingue antiche, anche quando c'è l'accordo di tutti gli studiosi del mondo sul significato di un termine, bene, neppure in quella situazione lì c'è la certezza. Quindi questa è la base che ci deve spingere a fare intanto un esame di coscienza quando diciamo che abbiamo delle certezze sulla Bibbia. Io sapete faccio finta perché ritengo, alla luce di questa e di tutta una serie di altre cose, che sia solo onesto fare finta. Ma invece dobbiamo appunto riflettere quando sentiamo dire la Bibbia è così, la Bibbia dice questo, la Bibbia dice questa. No, sono tutte interpretazioni. Quindi quello che possiamo fare è tentare una lettura letterale. Io poi, per esempio in questo libro ho esaminato tutta una serie di aspetti relativi ai problemi delle traduzioni, per esempio del termine Elohim, ho esaminato anche le obiezioni degli esegeti, ho fatto anche più di una trentina di pagine dedicate al problema se Elohim fosse veramente singolare, la Bibbia verrebbe fuori come un pasticciaccio pressoché incomprensibile, ma io ritengo che a fronte di tutte queste premesse e a fronte di traduzioni diverse e a fronte di incertezze, la cosa più onesta sia quella di fare ciò che vi dirò tra breve. Dico incertezze perché parlando del termine Elohim, e questo è il primo dei termini per i quali mi permetto, scusate, di darvi questa indicazione, questo suggerimento, è un termine che non si sa come tradurre, viene tradotto in tantissimi modi possibili. Per esempio, viene tradotto teologicamente con Dio, ma sappiamo che non esiste Dio, nella Bibbia non esiste quel Dio elaborato dalla teologia successiva, lo dicono gli stessi esegeti ebrei, nella lingua ebraica non esiste neppure un termine che indica Dio inteso come entità spirituale trascendente da adorare. E Elohim quindi viene tradotto anche con giudici, legislatori, governatori, quelli luminosi, quelli dell'alto e così via. Non si sa. Questa è la cosa fondamentale. E visto che non si sa, bisogna avere la correttezza di dirlo. Anche perché i termini che vengono utilizzati per tradurlo sono tutti termini che indicano le funzioni. Ne abbiamo già visto una parte quando in uno dei due video dedicati ai rapporti tra Bibbia e Omero, e torneremo anche perché è un concetto importante. Indicano delle funzioni, cioè indicano che gli Elohim facevano sicuramente da giudici, facevano sicuramente da legislatori, facevano sicuramente da governatori, ma chi erano, cioè che cosa significa Elohim,
non lo si sa. Abbiamo visto prima quella torretta di Bibbie che ho consultato e le ho consultate sulla base della traduzione, per fare un esempio di questa incertezza, di Genesi 20:13, dove Abramo racconta la sua storia. E adesso vediamo un attimo come viene trattato questo versetto. Ecco qui allora vediamo uno degli esempi delle incertezze che sono relative proprio alla traduzione di questo termine Elohim. Allora questo è un passo nel quale Abramo racconta la sua storia e dice: quando fecero vagare me gli Elohim da casa mia. Vedete che qui c'è il verbo che è tradotto al plurale e in effetti nella identificazione verbale anche qui c'è indicato che nella terza persona del plurale e quindi non ci sono dubbi. Questa è la Bibbia tradotta per, diciamo, gli studiosi, per coloro che conoscono l'ebraico, per le facoltà di teologia, e quindi chiaramente la traduzione, che è interlineare, deve rispettare esattamente ciò che c'è scritto in ebraico. Questa è la guida di tutte le forme verbali presenti nell'Antico Testamento con l'analisi grammaticale e adesso andiamo a vedere come è indicato quel verbo che abbiamo appena visto. Vedete che anche nella guida delle forme verbali dell'Antico Testamento questo verbo è indicato come appunto nella forma della terza comune plurale. Perché comune questa C? Perché vuol dire, siccome nelle forme singolari c'è distinzione tra maschile e femminile, nelle plurali invece non c'è questa distinzione. Quindi anche qui, come abbiamo già visto prima, questo verbo è indubitabilmente plurale e adesso andiamo a vedere come viene trattato invece nelle traduzioni presenti nelle Bibbie per le famiglie. Ecco, questa è la traduzione che c'è nella Bibbia, diciamo così, per le famiglie. Come vedete, il verbo è reso al singolare. Quindi abbiamo una distinzione netta. Nelle Bibbie, per gli studiosi, per chi conosce l'ebraico, il verbo è correttamente tradotto al plurale, per invece le famiglie che devono avere ovviamente una traduzione teologica, cioè una traduzione che mette in evidenza la possibile esistenza di un Dio unico, il verbo è reso al singolare. Però la cosa interessante è che queste due Bibbie sono pubblicate dalla stessa casa editrice cattolica. Quindi una Bibbia per gli studiosi con la traduzione corretta, una Bibbia per le famiglie con la traduzione invece teologica. Allora, avete visto che nelle Bibbie, tra la Bibbia per gli studiosi e la Bibbia per le famiglie c'è differenza. Ora, queste Bibbie qui sono tutte Bibbie destinate alla lettura del pubblico e quindi la traduzione al singolare. Per esempio, la Bibbia di Lutero, la Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia concordata, la Bibbia nella versione di Giacomo, insomma la Bibbia inglese nella versione di Re Giacomo, un'altra versione della Bibbia inglese, la Bibbia della Conferenza Episcopale Tedesca, la Septuaginta, cioè la Bibbia che gli ebrei hanno tradotto in Alessandria d'Egitto in greco, e Hagia Graphe, cioè la Bibbia che viene utilizzata dagli ortodossi, la Bibbia pubblicata dalla Casa della Bibbia a Ginevra, che pubblica le Bibbie in tutte le lingue del mondo, un'altra Bibbia francese, cioè tutte le Bibbie dedicate alle famiglie hanno la traduzione al singolare. Perché? Perché Elohim deve essere tradotto con Dio. Ripeto, Elohim non sappiamo cosa significa. Però all'interno di queste Bibbie ce ne sono alcune che pongono attenzione al tema. Per esempio, la Bibbia dei testimoni di Geova traduce il verbo al singolare, dice: e avvenne che quando Dio mi fece errare dalla casa di mio padre. Ma nella nota, al versetto 13, dice: fece errare, letteralmente fecero errare,
plurale per accordarsi con Elohim, che è plurale. Quindi, come dire, fanno la traduzione teologica, ma nella nota hanno la correttezza di far notare che la traduzione vera sarebbe un'altra, perché sia Elohim che il verbo è al plurale. Stesso problema si pone per esempio Rav Dario Di Segni, che ha pubblicato una sua traduzione della Bibbia, e anche lui traduce al singolare. Dice: quando Dio mi fece andare errabondo. Però nella nota, anche qui, cosa scrive? Nel testo è usato il verbo al plurale perché pur riferendosi a Dio, al Dio unico, dice lui ovviamente interpretazione teologica, perché si parla ad un pagano. Cioè qui dice che il verbo viene usato al plurale perché Abramo sta parlando ad un pagano. Beh, è una spiegazione, ok? La possiamo accettare o meno, ma è un tentativo di spiegare perché Elohim e verbo al plurale sono scritte al plurale, ma poi in realtà devono essere rese al singolare. Dice perché si parla ad un pagano. In relazione allo stesso versetto, questo sempre per farvi vedere quale sia il grado di incertezza, Rashid Truaif, cioè il più importante, già lo conosciamo perché ne abbiamo già parlato in altri video, Rashid Truaif commentando questo versetto dice: il verbo è al plurale, ma non dobbiamo stupircene perché in molti passi i termini che indicano divinità o autorità sono al plurale. Bene, allora io non voglio entrare nel merito di queste discussioni perché non se ne esce. Sono secoli che non si esce da queste discussioni, perché per confutare questa affermazione qui basterebbe prendere il Salmo 82, ma non lo voglio fare perché sarebbe una discussione inutile, veramente inutile, dalla quale non si uscirebbe. Basta prendere ciò che scrive per esempio il professore Manuel Tov della Hebrew University di Gerusalemme nel suo testo critico dell'ebraico biblico, nella edizione del 2001, dove dice che Elion, El e Yahweh non sono vari modi per indicare il Dio di Israele, ma corrispondono in realtà a 3 individui diversi. E ancora una volta cita Deuteronomio 32,8 che io cito spesso, ancora una volta cita il Salmo 82 che vi ho detto sarebbe già sufficiente per contestare questo, e dice che anche lui parla di un'assemblea degli Elohim. Insomma, diciamo così, non volendo entrare in discussione, non sto a riaffermare che cosa, o almeno se Elohim sia singolare o plurale, perché tanto non se ne uscirebbe. E allora facciamo una cosa che secondo me è l'unico comportamento intelligente che si può tenere. E adesso ve ne do un esempio e ve lo spiego. Allora, sempre appunto per evitare ogni discussione, teniamo presente questo. Nella Bibbia noi per indicare quella categoria di individui abbiamo questi termini. Elohim, che è plurale. Eloah, che è singolare. El, che è singolare. Teniamo presente che nelle lingue semitiche questa è, come dire, una radice che ritorna. Per esempio in aramaico viene normalmente traslitterato così, Elah. In siriaco abbiamo Allah. In arabo abbiamo Ilah, per poi arrivare a identificare il Dio unico con Allah. Sapete, gli arabi dicono la ilaha illallah wa Muhammad Rasul Allah, cioè non c'è divinità, non c'è Dio al di fuori di Allah e Maometto è il suo messaggero e il suo profeta. Abbiamo letto prima dal professor Garbini, ma ce lo dicono tutti gli studiosi, compresi gli esegeti ebrei, nessuno al mondo sa, e forse non sapremo mai, come veniva letta la Bibbia in origine, perché era scritta senza vocali, e abbiamo letto in che modo vengono poi vocalizzate le lingue semitiche,
e abbiamo letto quando è stato vocalizzato l'ebraico, quindi sto facendo finta come al solito ovviamente, ma nessuno può escludere che la I c'era, è una Iod e quindi va bene, ma che qui si potesse leggere Alaim, o che qui si potesse leggere Ala, o che qui si potesse leggere Al, così come qui c'è Ela, c'è Ala e qui c'è Allah. Capite che l'assonanza tra questi termini, in assenza di conoscenza su come venivano vocalizzate le parole, l'assonanza è veramente quantomeno stupefacente. Quindi siamo veramente nell'ambito della stessa categoria di individui, anche dal punto di vista del nome. Teniamo presente che quando l'ebraico è stato vocalizzato, Allah si stava diffondendo rapidamente nel Mediterraneo e quindi chissà che magari certe vocalizzazioni si siano poi affermate in modo particolare proprio per distinguersi. Non lo so, ovviamente, lo dico così, la butto lì, la butto lì. Allora cosa possiamo fare? Di fronte a tutte queste incertezze sui significati, abbiamo visto sulle traduzioni dei verbi, sulle spiegazioni del perché i verbi sono usati al plurale, anche se teoricamente Elohim indicherebbe il Dio unico. Insomma, siamo nel mondo del non sapere. Allora, nel mondo del non sapere facciamo una cosa, semplicissima, rispettosa per gli autori, gli antichi autori ebrei. Quando nella Bibbia che abbiamo in casa troviamo il termine Dio, noi lo sostituiamo con Elohim. Lo so che nella Bibbia ci sono anche questi termini. Elohim c'è 2600-2700 volte. Eloah mi pare ci sia un po' più di 50 volte, El 250-260 volte. Quindi la sostanza non cambia. Non poniamoci il problema del significato, non poniamoci il problema dei verbi al singolare o al plurale, semplicemente facciamo questa sostituzione e rileggiamo la Bibbia così. Però mi permetto di darvi un ulteriore suggerimento. Prima di fare questa sostituzione, aspettate ancora un attimo. Aspettate che vi abbia dato nei prossimi video altre 4 indicazioni, mi pare 4 o 5, dopodiché chi avrà voglia ovviamente potrà farsi una lettura, per dire, a partire dalla Genesi, oppure potrà leggere il Pentateuco, oppure potrà leggere diciamo quantomeno fino ad oltre al Pentateuco, Giosuè, i Giudici, dove tutti questi termini e soprattutto l'agire di questi individui è molto chiaro. Allora lì si capirà che senza entrare in discussione e nel massimo rispetto degli autori biblici, se si legge la Bibbia mantenendo i termini che loro hanno usato, soprattutto in alcuni aspetti fondamentali, ci si accorgerà di trovarsi di fronte ad una Bibbia decisamente diversa da quella che ci viene raccontata, ma una Bibbia estremamente più affascinante perché estremamente più chiara, estremamente più concreta, estremamente più comprensibile e soprattutto estremamente più logica di quella che ci viene raccontata. Quindi in questo momento vi do appuntamento ai prossimi video per poi riuscire a fare assieme veramente una lettura rispettosa della Bibbia, mettendo da parte ogni polemica, ogni discussione che tanto durano da secoli, si sono amplificate negli ultimi decenni ma non portano a nulla, perché tanto non si sa e non sapendo manteniamo il rispetto per ciò che hanno scritto loro. Ciao e ai prossimi video.